Ciao a tutti, il video di oggi è dedicato a tutte quelle persone che vorrebbero fare della fotografia un lavoro e quindi sperano di fare gavetta in questo mondo chiedendo di assistere un fotografo professionista nel suo lavoro. Se alla fine del video non avete trovato risposta ai vostri dubbi, parliamone nei commenti. Scrivete pure i vostri dubbi e spero che, oltre alla mia esperienza, anche altri fotografi professionisti possano rispondervi e dire la loro. Iniziamo dal perché dovreste chiedere a un fotografo già avviato di lavorare per lui. Ci sono milioni di video e tutorial per iniziare a lavorare nel mondo della fotografia, ma nessuno però che vi avverta sulla follia di avviare un'attività da soli senza avere nessuna competenza sul campo imprenditoriale. Non basta infatti saper fare una foto a fuoco e ben esposta per riuscire a gestire con successo il proprio business. Assistere un fotografo durante lo svolgimento del suo lavoro permette a chi sta imparando non solo di acquisire nozioni importanti riguardanti la fotografia e il modo di scattare del professionista in questione, ma anche su come funzioni proprio il mondo del lavoro. La gestione dei clienti, listini prezzi, tempi di consegna, costi di possedere un'attività, eccetera. Insomma, fare da assistenti vi permette di avere una panoramica sul mondo lavorativo senza però sbatterci violentemente la testa. Diciamo che è come una sorta di salvagente che vi dà l'opportunità di provare a capire se volete veramente vivere di fotografia, senza però tutti gli aspetti negativi di aprire un'attività da zero senza nessuna conoscenza del mercato. E cavolo, direte voi, ma allora cosa stiamo aspettando? È un'occasione d'oro. Andiamo a rubare tutti i segreti del mestiere a chi è già esperto del settore. Non è così semplice. Trovare posto come assistente fotografo non è una faccenda facile. Ora ne vediamo i motivi. Ok, innanzitutto partiamo facendo una panoramica sul mercato fotografico, che è importante per capire bene perché a volte le vostre richieste vengano rifiutate. È impensabile proporsi a un fotografo senza sapere bene queste cose, quindi state bene attenti. I fotografi professionisti si distinguono in diverse categorie. Ci sono i fotografi d'arte che si occupano di fotografia con il fine di organizzare mostre ed esposizioni, i fotoreporter che lavorano per la stampa e poi i fotografi su commissione che possono lavorare per aziende realizzando foto ad uso commerciale oppure per privati ed eventi. In questo video mi riferisco nello specifico all'ultimo gruppo, i fotografi su commissione, di cui anch'io faccio parte e quindi posso riportare la mia esperienza diretta. Il fotografo è in genere una piccola realtà imprenditoriale locale, di solito viene gestita da uno o massimo due persone e non è raro vedere un'attività fotografica a conduzione familiare. Basta fare una ricerca su Google Maps della vostra zona e sono sicura che vi compariranno come minimo 10-15 fotografi nel raggio di 20 km. E qual è l'errore che commettono molti aspiranti volenterosi? Scrivere indistintamente a tutti senza aver fatto prima una selezione. Al giorno d'oggi non serve più avere un negozio fisico. Per trovare i clienti basta essere presenti sul web e questo ci porta al primo problema. Molti fotografi lavorano da casa e quindi non hanno proprio un posto dove potervi accogliere. Se il vostro obiettivo è quello di lavorare 8 ore al giorno al fianco di un fotografo, dovete cercare studi più grandi. Ora mi direte, ma questo vuol dire che non possiamo chiedere a fotografi indipendenti di imparare da loro? Sì, certo, però dovete mettere in conto che magari vi chiameranno quando ci sarà effettivamente bisogno di una mano, per un compito specifico, durante un servizio importante oppure per una trasferta. Capire il mercato aiuta a mettere le cose in prospettiva. C'è l'effettiva possibilità che la vostra candidatura venga rifiutata perché il fotografo non si può permettere in quel momento di assumere un'altra persona oppure perché il fotografo non ha bisogno di un altro fotografo, specialmente se mediocre. E qui arriviamo al secondo punto. Tutti i lavori cercano gente che abbia già esperienza nel settore e purtroppo la fotografia non fa eccezione. Eppure però vedo ancora molte aspettative irrealistiche. Perché un fotografo dovrebbe assumervi per farvi fare esperienza? Provate un attimo a mettervi nei suoi panni. Dunque, ha sudato anni per arrivare a quel punto della sua carriera,
vi insegna il mestiere, vi rivela i trucchi e i segreti del suo modo di lavorare e in più vi paga anche per prendere appunti e fargli poi concorrenza in futuro? E quello che stiamo descrivendo non è un imprenditore, è un benefattore. Io non dico che non ci siano persone gentili e disposte a insegnarvi, ci mancherebbe. Io sono proprio qui davanti ai vostri occhi e sto condividendo, non con un solo assistente, ma con tutti voi la mia esperienza. Dico semplicemente che per essere veramente notati da un fotografo e avere buone chance che ci prenda sotto la propria ala protettrice, dovete dimostrare di avere capacità che possono essere utili al fotografo, aiutarlo a risparmiare tempo, denaro e fatica. E ve lo dico perché anch'io all'inizio ho fatto lo stesso vostro errore, fino a che non ho capito dove sbagliavo e a quel punto ho trovato un fotografo che mi ha accettato come suo assistente. Quindi appare chiaro ora che non basta inviare il proprio curriculum dove riportiamo i nostri successi scolastici. Per mostrare le proprie potenzialità bisogna puntare su un portfolio ben studiato e una bella lettera di presentazione. Con portfolio ben studiato intendo che non basta mandare un singolo lavoro o qualche foto realizzata qua e là per caso. Se volete diventare veramente dei fotografi seri, dovete dimostrare di avere passione. È scontato dirvi che anche la selezione delle foto va personalizzata a seconda di chi le ha inviate. Se vi proponete come un assistente per un fotografo di matrimonio, sarebbe bene mostrare lavori fatti con delle coppie. Oppure, se vi proponete ad un fotografo di moda, avere un portfolio con delle modelle. Eppure, giuro che a volte arrivano persino domande con allegate foto di paesaggi, quando il mio lavoro consiste nel ritrarre persone. La scusa del non ho un portfolio perché non lavoro con la fotografia non sussiste. Se la fotografia è prima di tutto una passione, il tempo e la voglia di fotografare si deve trovare. Si possono sfruttare gli amici per organizzare dei progetti personali, oppure chiedere a qualche conoscente o mettere un annuncio. Piano piano avrete accumulato varie esperienze e soprattutto delle foto da poter inserire nel vostro portfolio. Vi ricordo che il portfolio è un best of, una selezione dei migliori scatti. Quindi per favore non fate l'errore opposto di inviare tutta la vostra produzione al povero fotografo malcapitato. Ricordate che la soglia di attenzione di una persona è molto bassa, appena 15 secondi per un lettore non interessato. E se mandate una candidatura spontanea, non è detto che sia una lettura interessata all'inizio. Quindi selezionate bene i vostri scatti, in modo che possano subito catturare la curiosità del fotografo che vorrà poi approfondire. E vi prego, non mandate le foto come allegati all'email, o peggio ancora il vostro profilo Instagram. Non è proprio molto professionale. Se avete un sito, mandate quello, oppure potete creare un account su delle piattaforme tipo 500 pixel e inserire solo le foto che vanno in questo portfolio. Siate il più professionali possibile. Stessa cosa per la lettera di presentazione. Deve essere educata, concisa e focalizzata nello spiegare cosa voi potete offrire al fotografo, non viceversa. Ormai spero che abbiate capito che mandare una generica email a tutti quanti con scritto cerco lavoro come assistente non funziona mai. Se non lo conoscete vi svelo un principio fondamentale del marketing. La gente vuole risolvere i propri problemi e sentirsi meglio di come sta attualmente. Quindi è importante che nella lettera di presentazione rispondiate a queste domande. Che tipi siete? Che cosa sapete fare? Che tipo di esperienze avete avuto in campo fotografico? Con cosa scattate? E con che tipo di luce? E perché il fotografo dovrebbe prendervi come assistenti? Come lo aiuterete nel suo lavoro? Cosa siete disposti a fare? In che cosa siete capaci e competenti che magari altri non sono in grado di fare? E mi raccomando, siate onesti! Come fotografi condividiamo un'anima artistica e sensibile, quindi puntate tutto sulla vostra personalità. Inoltre ricordate che il ruolo di assistente fotografo non è quello di sostituire il fotografo, ma di assisterlo appunto. Non diventerete da un giorno all'altro soci dello studio fotografico, il vostro nome non comparirà da nessuna parte.
Non immaginatevi nemmeno chissà quali compiti di rilievo se sarete presi in considerazione. All'inizio magari svolgerete compiti più semplici come portare borse, mettere a posto cose, pulire, tenere riflettenti o spostare le luci durante un servizio, scaricare i file sul computer. Ma è qui che imparerete di più di qualsiasi altra esperienza, perché avrete l'opportunità di osservare, essere presenti mentre il fotografo è al lavoro, guardare come scatta, capire come interagisce con gli altri e come risolve i problemi. E in più avrete anche l'occasione di conoscere nuova gente del settore e nel frattempo crearvi una vostra rete di contatti. Assistere un fotografo è una fonte di continua educazione e potete veramente imparare tantissimo. E mi raccomando, siete lì per imparare, appunto. Dimostrate umiltà, motivazione e anche un po' di ottimismo. Arriveranno le soddisfazioni, ma prima c'è bisogno di tanto lavoro a testa bassa e questo purtroppo è il motivo per cui anche molti che riescono a diventare assistenti dopo un po' mollano e se ne vanno. Vi faccio un esempio pratico. Sapete a chi si rivolgono i fotografi di matrimonio quando cercano secondi fotografi per una data? Ad altri colleghi professionisti. E sapete perché? Beh, hanno già tutta l'attrezzatura di cui si ha bisogno, piena conoscenza di come si svolgerà l'evento, sanno quindi come muoversi e insomma se devono pagare qualcuno tanto vale che sia qualcuno con esperienza. Non possono certo fare una figuraccia mandando un novellino a fotografare un evento irripetibile per cui gli sposi hanno pagato fior di quattrini, no? Se succedesse qualcosa, la sua carriera sarebbe stroncata e così molto velocemente anche la vostra da assistenti. Ma quindi cosa è utile a un fotografo matrimonialista? Vi do qualche idea, tanto per iniziare a tonnellate di foto da post produrre velocemente, album da impaginare, post da condividere sui social, sul sito personale. Ma quindi in campo l'assistente non scende mai? Tranquilli, sì, ma il più delle volte però c'è bisogno che si occupi di posizionare magari riflettenti o flash per illuminare la scena, oppure fare il backup delle foto, o occuparsi di servizi secondari come il photoboot e la stampa di foto al momento. Diciamo che la strada è tutta in salita, ma proprio come quando si trova lavoro in ufficio e si parte dal fare le fotocopie e i caffè. Nello studio fotografico si parte da questo. Si tratta di accompagnare il fotografo e osservare come lavora e nel frattempo continuare però anche a studiare, ma il doppio, il triplo di prima, perché vi si saranno aperti universi che nemmeno sapevate o di voler o di dover imparare prima di conoscere il business del fotografo. Se vi dimostrerete capaci, volenterosi, svegli e in grado di cavarvela da soli in ogni situazione e di prendere anche l'iniziativa quando c'è bisogno, piano piano vi saranno affidati compiti sempre più di rilievo. Oppure sarete pronti per spiccare il volo ed aprire un vostro personale studio fotografico. Ricapitoliamo tutto quindi. Per candidarvi, selezionate attentamente gli studi con cui vorreste lavorare. Non mandate la stessa email di candidatura a tutti, personalizzatela, dimostrate di sapere chi sono i fotografi a cui scrivete e perché li stimate e vorreste lavorare al loro fianco. Mostrate ottimismo, motivazione, umiltà, siate concisi e in tutto ciò convincete il fotografo che siete utili, che siete diversi dagli altri 3458 che hanno scritto prima di voi per chiedere lavoro, che siete un vero affare da non lasciarsi scappare. In ultimo, non demoralizzatevi se ottenete risposte negative. Vi ricordo, come ho detto all'inizio video, che molto spesso non dipende da voi, ma dalla possibilità effettiva del fotografo di poter assumere una persona in più nel proprio organico in quel momento. C'è anche la possibilità che incontriate persone che non siano in sintonia con voi e con cui scoprirete di non lavorare bene. E purtroppo succede in tutti i lavori e direi nella vita in generale. Non lasciate però che queste persone spengano la vostra passione per la fotografia. Là fuori ci sono milioni di altre bellissime persone pronte a condividere con voi questo viaggio. Continuate a proporvi e a scattare in proprio quanti più progetti possibili. Nuove opportunità sono sempre dietro l'angolo.
Bene, spero di aver risposto a tutti i dubbi che circolano riguardo questo argomento, ma se avete altre domande vi ricordo di scriverle nei commenti. Magari possiamo pensare di approfondire altri temi nei prossimi video, fatemi sapere. Intanto grazie per aver seguito fino a qui e vi do appuntamento come sempre alla prossima settimana. Ciao!